Oggi vediamo insieme come lavorare il dritto e il rovescio, le due maglie base del lavoro a maglia, e come le troviamo scritte negli schemi. Questa è una lavorazione a maglia rasata, vuol dire che abbiamo lavorato tutte le maglie dritte sul dritto del lavoro e tutte le maglie rovesce sul rovescio del lavoro. Il dritto si presenta come una V. Questo è un dritto, una maglia a dritto. Sul rovescio le maglie si presentano come delle gobbette. Questo filo è la maglia a rovescio. Negli schemi il dritto lo possiamo trovare come un quadratino vuoto oppure come una V. Il rovescio lo possiamo trovare come un puntino oppure appunto come una gobbetta. Oggi vediamo insieme come lavorare il dritto e il rovescio nel metodo continentale e nel metodo inglese. Potete scegliere uno o l'altro, è indifferente, la lavorazione alla fine è la stessa e potete usare ferri circolari o lineari, è indifferente. Io uso i ferri circolari perché mi trovo meglio, però se voi volete usare i ferri lineari potete usare quelli. Nel metodo continentale in una mano teniamo il ferro che ha il lavoro e nella stessa mano teniamo anche il filo e lo passiamo dentro e fuori dalle dita in questo modo per dargli la tensione giusta. Io lo tengo così, però voi potete trovare anche un altro modo per tenere il filo. L'importante è che appunto abbia una certa tensione. Con l'altra mano teniamo l'altro ferro e lo teniamo come una penna. Per lavorare una maglia dritta entriamo con il ferro da davanti, aprendo un po' il punto, così, e prendiamo il filo dietro e facciamo cadere la maglia. E ripetiamo. Entro da davanti nel punto, prendendo solo il filo davanti, entrando nel punto, lo apro un po', prendo il filo dietro e faccio cadere la maglia. In questo modo. E ripetiamo, ripetiamo, ripetiamo. Entro da davanti aprendo un po' la maglia, raccolgo il filo dietro e faccio cadere la maglia dal ferro. Questo è il dritto nel metodo continentale. Per il metodo inglese, che è quello che usava la mia mamma e un po' tutte le nostre nonne, i ferri vanno tenuti tutti e due in questo modo e normalmente, se sono i ferri lineari, vanno messi sotto le braccia e il filo lo tiene l'altra mano. Il lavoro che facciamo è lo stesso. Il ferro entra nel punto, lo apre un po' e con questa mano avvolgiamo il filo intorno al ferro, passiamo dentro alla maglia e la facciamo cadere dal ferro. Apriamo allo stesso modo la maglia, da davanti l'apriamo un po', la differenza è che questa volta è con questa mano che butto sul filo sul ferro e poi lascio cadere il punto. È solo un modo diverso di tenere i ferri e il filo e potete scegliere quello che preferite. E come vedete, lavorando maglie dritte otteniamo questo disegno, queste V. Per ogni punto che c'è sul ferro sotto c'è una V. Una volta finito il ferro giriamo il lavoro e vediamo come lavorare il rovescio. Per lavorare il rovescio portiamo il filo davanti
al ferro, e per quanto riguarda il metodo continentale entriamo al centro del punto, così, prendiamo il filo e facciamo cadere la maglia dal ferro e ripetiamo. Entro nel punto, ho il filo davanti e faccio un rovescio. Entro nel punto, è questo ferro che gira intorno e prende il filo. Inizialmente questo movimento potrebbe non essere automatico, ma quando imparate diventerà appunto automatico e sarà molto veloce da lavorare. Questo è il rovescio nel metodo continentale. Per lavorare il rovescio con il metodo inglese, come prima, i ferri li teniamo tutti e due in questo modo e il filo passa in questa mano. Per il rovescio il filo va sempre davanti al ferro e il ferro entra nel punto allo stesso modo, sotto la parte davanti del punto. Così, ed è questa mano che prende il filo, lo gira intorno al ferro e poi buttiamo giù il punto. Entro nel punto, con questa mano avvolgo il filo intorno al ferro e creo il punto. Questo è il rovescio nel metodo inglese. Scegliete il metodo che preferite e i ferri che preferite ed esercitatevi nel dritto e nel rovescio. Una volta imparati questi due punti e creata la manualità della lavorazione a maglia, tutto il resto è in discesa.